Era veramente da molto tempo che ero curioso di provare una chitarra Fame. Sono già famose per la loro qualità e io non vedevo l'ora di metterci le mani sopra. E ringrazio Music Store per avermi dato l'opportunità di suonare una delle chitarre che fanno parte del suo marchio proprietario. 37 secondi di unboxing, una bella schitarrata rock e poi partiamo con la recensione di questa bella chitarra. Andiamo a scoprire un po' di caratteristiche di questa chitarra. Il corpo è in mogano, la tastiera è in palissandro, il manico è in acero tostato, tagliato di quarto. Dopo mi informo e vi scrivo cosa vuol dire. Le meccaniche sono autobloccanti, il capotasto è in osso. I pick up sono ottimi, poi la smonterò e vediamo che pick up se riusciamo a risalire. Dovrebbero essere degli Anico 5, ma non è specificato nel sito. I pick up sono entrambi splittabili e dopo sentiremo anche questo. Switch a 3 vie. E che altro dire, la chitarra arriva con un ottimo strap lock che funziona assolutamente molto bene e basta, andiamo a sentire qualcosina sopra questa base musicale. Aumentiamo un po' la distorsione. Veramente è una chitarra che ti fa venire voglia di suonarla, ha dei suoni
meravigliosi e suona molto bene, devo dire la verità. Favolosa. Molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale, quindi vi prego di considerare il fatto di iscrivervi, ma soprattutto di cliccare sulla campanella. Questo vi permetterà di essere avvisati ogni volta che uscirà un nuovo video e il canale crescerà sempre di più e sempre meglio con nuove e interessanti proposte da farvi vedere e sentire. Grazie di cuore. Il marchio Fame non si è sempre chiamato così. Nel 1982 ad Anzica viene fondata la Mayones, Mayones che fa chitarre di ottimo livello, tuttora sono ottime chitarre. E la Mayones è un laboratorio artigianale gestito da una quindicina, una ventina di persone. Per fare una chitarra ci mettono 2 o 3 settimane e fanno chitarre di alto livello che vogliono proporre in concorrenza con le chitarre americane di alto livello, ovviamente, però mantenendo un prezzo più accessibile. Vanno avanti così, investono, il marchio cresce, finché nel 1990 hanno la possibilità di fare un accordo con Music Store, che è appunto un grande store musicale tedesco, e nasce così il marchio Fame come marchio proprietario di Music Store. Music Store è assolutamente un grossissimo rivenditore sia online che fisico di strumenti musicali, come il suo concorrente che tutti conoscete, ma si propone appunto anche come proprietario di un marchio di chitarre di alto livello, a differenza di Thomann che con le Harley Benton ha sbaragliato la fascia bassa del mercato. Fame si propone invece di sbaragliare o di comunque invadere anche la fascia medio-alta, fa chitarre di medio prezzo, questa costa sui 650 euro e li vale tutti, ci sono varie colorazioni e vari modelli e parte anche Fame ha dei modelli diciamo che costano sui 300-400 euro, ma diciamo la sua produzione è improntata su modelli di alta qualità. Questi partono appunto da questi mid price fino ad arrivare a high price, a alto livello e alto prezzo ovviamente, sempre però mantenendo una filosofia di prezzo inferiore agli originali americani. Gli strumenti di alto livello della Fame sono assolutamente favolosi, hanno dei materiali di primissima scelta e costano qualcosa meno di quelle americane. Le PRS, lo diciamo apertamente, sono delle copie PRS, però bisogna vedere chi ha cominciato per primo a fare quella forma lì. Allora, la Fame, come dicevo, ha queste origini e tuttora propone strumenti di alto livello a prezzi diciamo accessibili quasi a tutti, insomma, perché anche le chitarre tipo PRS che propongono partono dalle 900, 1000, 1100 euro fino ad arrivare a 2-3 mila euro come PRS, però mantengono rispetto a loro una qualità superiore. Ecco, questo ci tengo a dirlo e spero avrò l'opportunità di farvene conoscere una. Se questa bella collaborazione con Music Store continuerà, sarò più che felice di proporvele e io vi invito a fare un giro e mi metto il link ovviamente sotto di Music Store e anche il sito di Fame. Io non sono sponsorizzato né da Music Store né da Fame, mi hanno mandato questa chitarra, non mi hanno obbligato a dire assolutamente nulla. Come sempre io non accetto compromessi, se ne parlo bene è perché è una buona, ottima chitarra e ve la consiglio.
Ancora un paio di caratteristiche. I tasti sono posati veramente bene, il manico tostato non è satinato, però è lucidato molto molto, c'è uno strato veramente sottile di vernice che non dà assolutamente nessun fastidio. Il peso, so che a molti interessa, pesa 3,4 kg, ecco, non è pesantissima. Il ponte è un ponte a 6 punti, vintage style, molto bello e molto solido, vi faccio vedere tramite alcune foto. Ecco, è la prima chitarra relic che ho. Io non ho mai amato molto le chitarre relic perché trovo siano un po' una furbizia per far credere di essere dei chitarristi navigati, ecco, per cui o di avere chitarre che hanno 20, 30, 40 anni e in realtà hanno pochi mesi di vita. Ma vabbè, visto che è arrivata così, me la tengo. Tutto sommato, questo relic è fatto molto bene, devo dire la verità, è un relic credibile. Ecco, altre cose, beh, le meccaniche autobloccanti le ho provate ormai, le ho messe alla prova parecchio e vanno bene, così come il ponte che mantiene assolutamente l'accordatura. Andiamo ad ascoltare questi pick up anche nei suoni puliti. Io ovviamente ci ho già suonato, so che rendono molto bene, anche per il discorso del coil split, entrambi sono splittabili e danno una varietà piuttosto estesa di suoni. Pick up al manico. Proviamo a splittarlo. Sentite, il suono cambia ed è veramente bello anche da splittato. Andiamo con i due pick up assieme, posizione centrale. Proviamo a splittare il pick up al manico. Entrambi i pick up. Qui c'è un suono nasale che andrebbe bene per cose un po' funky. Bello, entrambi splittati, è molto bello. Proviamo solo il pick up al ponte.
Ok, pick up al ponte. Splittiamolo. Anche qui splittandolo diventa più sottile, però si trovano molti abbinamenti con molti generi anche splittando i pick up, per cui questi pick up anche col suono pulito rendono veramente molto bene. Allora proviamo a vedere come sono questi pick up, come è fatta questa chitarra all'interno. Schermato bene, l'altro immagino sarà uguale, stessa cosa. Qui c'è scritto Master Built, vediamo se pick up belli solidi, schermatura niente male. Vedete che anche il vano potenziometri è molto ben schermato, schermatura fatta a mano ovviamente. Potenziometri non si capisce quali sono, però vabbè, sembra tutto in ordine e perfetto. Una cosa veloce sul manico tostato. In alcune inquadrature, guardando il video,
Poteva sembrare che fosse in 2 o 3 pezzi, perché vedete cambiano i colori, invece è un unico pezzo, non c'è nessuna incollatura e è solo la sfumatura del legno che, ripeto, è un acero tostato tagliato di quarto. Bene, mi premeva dirvelo così per precisione. Tornando a Fame, è un marchio che sono felice di avere scoperto e sono felice se la nostra collaborazione continuerà. Ripeto, non sono sponsorizzato da loro, non mi hanno obbligato a dire nulla. Mi è molto piaciuta questa chitarra e immagino che gli altri modelli, sia di questo livello ma anche superiori, saranno veramente favolosi e spero, se questa bella collaborazione continuerà, di riuscire a portarli alla vostra attenzione. Bene, vi invito anche a fare un giro sul sito di Fame, perché è molto esaustivo, ci sono modelli, tutti i loro modelli ovviamente, e vi potete rendere conto della qualità professionale e dell'alta qualità di questi strumenti. Ecco, non hanno paura di nessun confronto anche con strumenti che conosciamo bene, blasonati, americani o giapponesi o chissà cosa, insomma, hanno assolutamente padronanza della loro professionalità e lo si nota veramente, suonando questi strumenti si nota questa cosa. Va bene, finiamo qui. Spero di non avervi annoiato, il video è stato un po' più lungo del solito, ma secondo me lo meritava. Ecco, ci vediamo molto presto con un altro video interessante. Ciao, a presto.